Ehi Anna, volevo parlarti di qualcosa di importante. Certo, John. Che ti passa per la testa? Bene, penso che dovremmo concordare formalmente su come risolvere le controversie che sorgono tra di noi. Assolutamente. Davvero una buona idea. Che cosa avevi in mente? Penso che sarebbe meglio se dichiarassimo in anticipo che eventuali controversie saranno risolte tramite mediazione. Sembra molto ragionevole. La mediazione è un modo equo e costruttivo per risolvere i conflitti. Esattamente. In questo modo possiamo affrontare i problemi con calma e trovare soluzioni reciprocamente accettabili. Sono completamente d'accordo. Delineare un processo di risoluzione delle controversie è intelligente per la nostra partnership. Meraviglioso. Sono contenta che siamo d'accordo su questo argomento. Ci aiuterà davvero ad andare avanti. Lezione 2. I primi insediamenti europei. Ehi Anna, sai qualcosa sui primi insediamenti europei in Nord America? Ho una conoscenza di base di quella storia. I primi insediamenti iniziarono intorno al 1600, giusto? Questo è corretto. Passò molto tempo prima che gli europei iniziassero davvero a stabilirsi nell'entroterra. Giusto. Gli insediamenti iniziali erano per lo più lungo le coste, vero? Esattamente. L'interno del continente fu esplorato e abitato solo molto tempo dopo. Capisco quali erano alcuni dei primi insediamenti chiave stabiliti dagli europei? Bene, Jamestown in Virginia è stato uno dei primi insediamenti permanenti inglesi, fondato nel 1607. E credo che i pellegrini fondarono anche la colonia di Plymouth in Massachusetts nel 1620. Sì, questo è un altro iconico insediamento precoce. I puritani fondarono anche la Massachusetts Bay Colony. Lezione 3. Una situazione difficile per la stampa. Ehi Anna, devo stampare alcuni documenti importanti. Sai dov'è la tipografia più vicina? Oh, fammi pensare. Credo che ci sia una tipografia a pochi isolati di distanza. È abbastanza conveniente. Fantastico, è esattamente ciò di cui ho bisogno. Hanno servizi o tariffe speciali di cui dovrei essere a conoscenza? Da quello che so, offrono la stampa standard, oltre a opzioni come la stampa a colori e la rilegatura. Le tariffe sono ragionevoli, ma è meglio verificare prima con loro. Ok, buono a sapersi. Vado subito lì. Non vorrei rischiare di arrivare in ritardo con questi documenti. Mossa intelligente. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto o hai problemi a trovare il posto. Lo farò, grazie Anna. Ti ringrazio per esserti preso cura di me. Certo, è a questo che servono gli amici. Buona fortuna con la tua stampa. Grazie, mi assicurerò di farti sapere come va. Lezione 4. Un accogliente angolo cottura. Ehi Anna, hai visto l'annuncio dell'appartamento con l'angolo cottura attrezzato? Sembra abbastanza conveniente. Sì, l'ho fatto. È esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per la nostra nuova casa. Un angolo cottura sarebbe molto utile.
Assolutamente. Avere tutto l'essenziale a portata di mano renderà la cottura e la preparazione dei pasti un gioco da ragazzi. Sicuramente. Inoltre, ci farà risparmiare molto spazio rispetto a una cucina di dimensioni standard. Assolutamente. E il fatto che sia attrezzato significa che non dovremo preoccuparci di acquistare tutti gli elettrodomestici e le pentole di base. Esattamente. Sarà un enorme risparmio di tempo e denaro per noi. Sicuramente. Sono davvero entusiasta di quell'angolo cottura. Farà sentire il nostro nuovo posto così accogliente e pratico. Anch'io. Posso già immaginarci mentre prepariamo dei deliziosi piatti lì dentro. Lo stesso qui. Questo appartamento si preannuncia perfetto per noi. Lezione 5. Esplorando il mare. Ehi Anna, ho sentito parlare di questa bellissima città costiera chiamata Seaside. Ci sei mai stato? No, non l'ho fatto, ma ho sentito che è incredibile. Cosa ne hai sentito parlare? Bene, a quanto pare è noto per le sue splendide spiagge, i negozi affascinanti e gli incredibili ristoranti di pesce. Wow, sembra il mio tipo di posto. Mi piacerebbe visitarlo e immergermi nelle vibrazioni costiere. Lo stesso qui. Penso che dovremmo organizzare presto un breve weekend lì. È un'ottima idea. Sarebbe il viaggio rilassante perfetto. Sicuramente. E scommetto che la vista sull'oceano sarà mozzafiato. Assolutamente. Posso già immaginarci mentre passeggiamo sul lungomare e guardiamo il tramonto. Lo stesso qui. Non vedo l'ora di esplorare Seaside con te. Lezione 6. Ricerche sull'azienda. Ehi Anna, ho un colloquio imminente presso l'azienda di cui hai parlato. Hai fatto qualche ricerca su di loro? Sì, ce l'ho. Ho esaminato la loro missione, i loro valori e le notizie recenti sull'azienda. Ottimo, è davvero utile. Cosa puoi dirmi sulla loro cultura aziendale e sul tipo di dipendenti che tendono ad assumere? Beh, da quello che ho letto, sembrano apprezzare davvero l'innovazione, la collaborazione e un forte equilibrio tra lavoro e vita privata. Questo è buono a sapersi. Voglio assicurarmi che i miei valori e il mio stile di lavoro siano in linea con i loro. Assolutamente. E sembrano assumere molti pensatori creativi appassionati del loro lavoro. Eccellente, suona proprio nel mio caso. Mi assicurerò di mettere in risalto le mie competenze ed esperienze pertinenti. Sono sicuro che te la caverai alla grande. Sii te stesso e lascia trasparire il tuo entusiasmo. Grazie. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo a fare ricerche sull'azienda in anticipo. Lezione 7. Trovare la soluzione giusta. Ehi Anna, volevo sapere cosa ne pensi di questa opportunità di lavoro che sto valutando. Certo, cosa ti passa per la testa? C'è qualcosa di specifico che ti stai chiedendo? Bene, il ruolo sembra adatto alle mie capacità ed esperienza, ma non sono sicuro che la cultura aziendale sia la giusta combinazione. Capisco quali sono le tue principali preoccupazioni riguardo alla cultura aziendale?
Non sono sicuro che i loro valori e il loro stile di lavoro siano in linea con quello che sto cercando. Per me è importante trovare una buona soluzione. Questo è comprensibile. È sempre importante assicurarsi che l'azienda e il ruolo siano la soluzione giusta. Esattamente. Non voglio finire in una situazione in cui mi sento costantemente come se stessi cercando di inserire un piolo quadrato in un foro rotondo. Assolutamente. Hai avuto la possibilità di farti un'idea reale della cultura aziendale durante il processo di intervista? Ci ho provato, ma è stato un po' difficile ottenere un'immagine chiara. Forse dovrei provare a parlare con alcuni dipendenti attuali. Lezione 8. Questioni negoziali. Ehi Anna, volevo parlare della questione che stavamo negoziando prima. Quali sono i tuoi pensieri sui problemi di responsabilità? Buongiorno, John. Ci stavo pensando e credo che possiamo trovare un compromesso che funzioni per entrambi. Quali sono le sue principali preoccupazioni in merito alla responsabilità? Beh, sono preoccupata per i potenziali rischi. Voglio assicurarmi di avere una chiara comprensione di chi è responsabile di cosa. Comprendo le tue preoccupazioni. Forse possiamo esaminare i dettagli del contratto e vedere se possiamo modificare alcune delle clausole di responsabilità per rispondere alle tue preoccupazioni. Sembra ragionevole. Sono aperto alle trattative su questo argomento. Quali sono i tuoi suggerimenti? Ok, diamo un'occhiata più da vicino al contratto e vediamo dove possiamo trovare un terreno comune. Sono sicuro che possiamo raggiungere un accordo che soddisfi entrambe le nostre esigenze. Fantastico, apprezzo la tua disponibilità a collaborare con me su questo. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa riusciamo a capire. Assolutamente. Sono sicuro che possiamo trovare una soluzione che funzioni per tutti. Esaminiamo il contratto riga per riga? Sì, facciamolo. Sono pronto a discuterne e negoziare ulteriormente. Lezione 9. Offrire suggerimenti. Ehi Anna, stavo pensando a quel progetto di cui abbiamo parlato prima. Hai altri suggerimenti su come possiamo motivare il team? Salve, John. Ho alcune idee che vorrei condividere. E se organizzassimo un'attività di team building per sollevare il morale? È un'ottima idea. Che tipo di attività avevi in mente? Beh, potremmo fare una divertente caccia al tesoro o una gara amichevole. Questo potrebbe aiutare la squadra a sentirsi più energica e impegnata. Mi piace come suona. E se va bene, potremmo anche prendere in considerazione l'idea di offrire qualche tipo di programma di premi o riconoscimenti. Assolutamente. Il rinforzo positivo può essere un potente motivatore. Potremmo prendere in considerazione la creazione di un sistema in cui la squadra guadagni punti o piccoli premi per aver raggiunto i propri obiettivi. Eccellente, penso sia un'idea meravigliosa. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto per montarlo. Nessun problema. Sarò felice di prendere l'iniziativa. Fammi sapere se hai altri suggerimenti. Suona bene. Sono sicuro che questo aiuterà il team a motivare ed entusiasmare il progetto. Lezione 10. Discutere dei vantaggi dell'iscrizione. Mattina. Sto esaminando il programma di iscrizione di cui parlavi. Pensi che valga la pena aderire?
Ehi John, penso che sia un buon affare. Puoi guadagnare punti e riscattarli per dei bei premi. Questo è interessante. Di che tipo di ricompense stiamo parlando? Beh, hanno cose come buoni regalo, merce e persino pacchetti di viaggio. Più partecipi, più punti puoi accumulare. Ok, sembra allettante. Ci sono altri vantaggi nell'essere socio? Sì, i membri ottengono anche sconti esclusivi e accesso anticipato a determinati eventi o prodotti. È un programma piuttosto completo. Wow, è impressionante. Comincio a vedere il valore dell'adesione. Cosa ne pensi? Vale la quota associativa? A mio avviso, sì, i vantaggi superano i costi. Ma ovviamente, dipende da quanto pensi di utilizzare effettivamente il programma. Giusto punto. Dovrò valutare un po' di più i pro e i contro. Grazie per le informazioni utili. Lezione 11. Affrontare le aspettative lavorative. Ehi Anna, devo parlarti di una cosa. Il mio capo si aspetta che io lavori fino a tardi più spesso ultimamente. Capisco deve essere frustrante. Hai avuto modo di parlarne con il tuo capo? Non proprio, ho esitato a parlarne. Non voglio dare l'impressione di lamentarmi o di non essere un giocatore di squadra. Capisco la tua preoccupazione, ma è importante avere un dialogo aperto con il tuo capo sulle sue aspettative. Hai pensato di proporre una soluzione? Non ancora, ma è una buona idea. Che tipo di soluzione pensi possa funzionare meglio? Bene, potresti suggerire un orario flessibile in cui lavori da casa di tanto in tanto o arrivi prima invece di rimanere fino a tardi. È un'idea interessante. Dovrò pensarci. Pensi che il mio capo sarebbe ricettivo a questo? Vale la pena provare. Inquadrarlo come un modo per mantenere la produttività e l'equilibrio tra lavoro e vita privata può aiutare il tuo capo a vederne i vantaggi. Ok, ci proverò. Grazie per il consiglio. Grazie per aver dedicato del tempo ad ascoltare e fornire suggerimenti. Lezione 12. Discutere dei personaggi amati. Ehi Anna, stavo leggendo il giornale e ho trovato un articolo sulla banda dei Peanuts. Hai qualche personaggio preferito di quella serie? Oh, adoro i personaggi dei Peanuts. Sono sempre stato un grande fan di Charlie Brown. C'è qualcosa di così affascinante nel suo eterno ottimismo e resilienza. Sono d'accordo, Charlie Brown è un personaggio davvero simpatico. Quali sono secondo te alcune delle qualità che hanno reso i personaggi dei Peanuts così iconici? Beh, penso che gran parte di ciò sia dovuto alle loro lotte e personalità riconoscibili. Linus e la sua coperta di sicurezza, Lucy e la sua prepotenza, la fervida immaginazione di Snoopy, tutti catturano esperienze umane universali. Questo è un ottimo punto. E il modo in cui Charles Schulz è riuscito a fondere umorismo e commozione nelle strisce dei Peanuts è stato davvero magistrale. Assolutamente. Aveva un talento straordinario nel trovare la commedia e il pathos nella vita di tutti i giorni. I personaggi sembrano così genuini e senza tempo. Non potrei essere più d'accordo.
Hai una trama o un momento particolare dei Peanuts che ti è piaciuto di più? Mm, è una scelta difficile, ma mi è sempre piaciuta la sequenza in cui Charlie Brown prova a calciare il pallone, per poi vederselo tirare via da Lucy all'ultimo secondo. È un tempismo comico eseguito alla perfezione. Oh sì, è un classico. Racchiude davvero l'eterna lotta di Charlie Brown e la natura maliziosa di Lucy. Lezione 13. Una conversazione comoda. Ehi Anna, sto cercando di rendere più confortevole la mia camera per gli ospiti. Pensi che dovrei procurarmi dei cuscini extra? Sicuramente, John. Avere tanti cuscini è fondamentale per un'esperienza accogliente per gli ospiti. Quanti pensi di averne bisogno? Non sono sicuro, forse 3 o 4 sarebbero buoni. Cosa ne pensi? 3 o 4 dovrebbero bastare. In questo modo i tuoi ospiti possono alzarsi o ricevere ulteriore supporto. Fantastico, allora prenderò qualche cuscino in più. C'è altro che pensi che dovrei aggiungere alla camera degli ospiti? Mm, magari una coperta morbida o due. In questo modo gli ospiti possono rannicchiarsi e rilassarsi. Ottima idea. Mi assicurerò anche di procurarmi una bella coperta accogliente. Grazie per i suggerimenti. Voglio che i miei ospiti si sentano come a casa. Nessun problema, John. Sono sicuro che con quei cuscini extra e una morbida coperta, i tuoi ospiti dormiranno come bambini. Meraviglioso, apprezzo che tu abbia dedicato del tempo ad aiutarmi. Ti farò sapere come va a finire. Lezione 14. L'influenza di Walmart. Ehi Anna, hai sentito parlare di quell'azienda che è stata acquistata da Walmart? Vuoi dire come il dominio di Walmart finisce per influenzare le aziende con cui lavorano? Esattamente. È pazzesco come le dimensioni e la potenza di Walmart possano sostanzialmente rendere un'azienda uno dei propri dipendenti. Lo so, è selvaggio. Qualsiasi azienda che si affida troppo a Walmart tende a essere inghiottita dalle proprie operazioni. Giusto? È come se Walmart diventasse un'entità onnipotente che controlla gran parte del mercato. Sicuramente. È un'arma a doppio taglio. Walmart offre enormi opportunità, ma anche molto controllo su tali società. Assolutamente. Mi chiedo quanta influenza abbia davvero Walmart sull'intero panorama della vendita al dettaglio. È un po' preoccupante, ad essere onesti. Un'azienda non dovrebbe essere in grado di dominare così tanto un settore. Sono d'accordo, sarà interessante vedere come andrà a finire il tutto a lungo termine. La portata di Walmart continua ad espandersi. Lezione 15. Preservare il patrimonio dell'Irlanda. Ehi Anna, sapevi che la lontananza dell'Irlanda ha effettivamente contribuito a preservare gran parte del suo patrimonio culturale? È davvero affascinante, John. Non avevo capito che l'isolamento dell'Irlanda avesse avuto un ruolo così importante. Sì, a quanto pare il fatto che fosse più difficile raggiungere e conquistare l'Irlanda significava che molte delle tradizioni cristiane e classiche erano sopravvissute lì. Wow, ha molto senso. La separazione geografica dell'Irlanda deve averla protetta da alcuni sconvolgimenti culturali avvenuti altrove. Esattamente.
Mentre il resto d'Europa stava attraversando grandi cambiamenti, l'Irlanda riuscì a conservare molte delle sue antiche conoscenze e pratiche. È davvero notevole. Questo dimostra quanto la posizione di un paese possa influire sulla sua storia e sullo sviluppo. Assolutamente. La lontananza dell'Irlanda ha finito per essere una benedizione mascherata quando si è trattato di preservare il suo ricco patrimonio culturale. Capisco perché sarebbe una parte così interessante della storia dell'Irlanda. È incredibile come la geografia possa plasmare il destino di una nazione in quel modo. Di sicuro. Illustra davvero quanto possano essere interconnesse geografia, storia e cultura. L'isolamento dell'Irlanda è stato fondamentale per salvaguardare le sue tradizioni. Lezione 16. Iniziare una pratica di meditazione. Ehi Anna, stavo pensando di provare la meditazione. Hai qualche consiglio per iniziare? Ottimo, John. La meditazione può essere davvero utile. Consiglierei di iniziare con soli 5 minuti al giorno. 5 minuti, eh? Non sembra troppo scoraggiante. Pensi che sia sufficiente per iniziare a vedere alcuni effetti? Sicuramente. Anche solo 5 minuti al giorno possono aiutare ad allenare la mente a essere più concentrata e calma. Puoi aumentare gradualmente il tempo man mano che ti senti più a tuo agio. Ok, questo ha senso. Voglio assicurarmi di non mordere più di quanto posso masticare all'inizio. Esattamente. È meglio iniziare in piccolo ed essere costanti piuttosto che provare subito una sessione di un'ora e sentirsi frustrati. Buon punto. E dovrei provare a meditare ogni giorno alla stessa ora, o va bene essere più flessibili? Entrambi gli approcci possono funzionare. Alcune persone trovano utile renderla una routine, come meditare come prima cosa al mattino. Ma puoi anche essere più spontaneo con esso. Va bene, dovrò sperimentare e vedere cosa funziona meglio per il mio programma. Grazie per il consiglio. Sono entusiasta di provare la meditazione. Lezione 17. Presentazioni delle proposte. Non voglio divagare e perdere l'attenzione del pubblico. Stabilire dei limiti di tempo è un'idea intelligente. Esattamente. In questo modo puoi assicurarti di coprire tutti i punti chiave senza andare oltre. Inoltre aiuta a mantenere la discussione concentrata. Capito. E devo presentare prima le mie proposte o devo lasciare che sia il cliente a farlo per primo? Mm, questa è una buona domanda. Suggerirei di lasciare che il cliente presenti prima le sue idee. In questo modo puoi personalizzare le tue proposte per soddisfare le sue esigenze specifiche. Ha senso. Non voglio andare alla cieca e perdermi qualcosa di importante. Ascoltare prima le loro proposte è la strada da percorrere. Sicuramente. Ti consente di essere più reattivo e mostrare come le tue soluzioni sono in linea con i loro requisiti. Ottimo, mi assicurerò di lasciarli andare per primi. Qualche altro consiglio per far brillare davvero la presentazione? Basta essere sicuri di sé, stabilire un contatto visivo e utilizzare le immagini in modo efficace. E, naturalmente, alla fine lascia del tempo per le domande e le discussioni. Meraviglioso, grazie mille Anna. Mi sento molto più preparato ora per questo importante incontro con i clienti. Lezione 18. Il dibattito governativo.
Ehi Anna, pensi che il governo sia il problema o la soluzione quando si tratta dei problemi che affrontiamo come società? Questa è una domanda interessante, John. Penso che sia una questione complessa senza una risposta semplice. Il governo può svolgere un ruolo sia positivo che negativo. Hai ragione, non è bianco e nero. Il governo può essere inefficiente e a volte esagerato, ma fornisce anche importanti servizi e regolamenti che ci proteggono. Esattamente. Credo che noi cittadini dovremmo essere più coinvolti e ritenere il governo responsabile, piuttosto che incolparli di tutto. Buon punto. Dobbiamo assumerci la responsabilità come cittadini e lavorare insieme per trovare soluzioni, non limitarci a lamentarci. Sono d'accordo alla fine. Siamo tutti d'accordo e dobbiamo trovare un approccio equilibrato al ruolo del governo. Hai assolutamente ragione. Si tratta di trovare il giusto equilibrio e lavorare in modo collaborativo per apportare cambiamenti positivi. Sicuramente. Si tratta di una questione importante che merita una discussione approfondita da più punti di vista. Sono lieto che abbiamo potuto avere questa conversazione approfondita al riguardo. C'è molto altro che potremmo disfare, ma penso che abbiamo trattato alcuni punti chiave. Lezione 19. Nuove scoperte musicali. Ehi Anna, volevo parlarti di una nuova fantastica musica che sto ascoltando. Oh, ditelo. Sono sempre alla ricerca di nuovi artisti e album da ascoltare. Beh, ho appena acquistato alcuni nuovi CD che mi stanno davvero piacendo. Uno è di una band indie folk che ho scoperto. Oh, l'indie folk suona proprio per me. Qual è il nome della band? Si chiama The Willow Tree. Il loro suono è davvero rilassante e melodico. The Willow Tree, capito. Li dovrò cercare. Cos'altro hai ascoltato? Ho trovato anche questo fantastico artista elettronico. Si chiama Sasha Bloom e il suo nuovo album è così creativo e unico. Sasha Bloom, elettronica. Questo è decisamente al di fuori dei miei normali gusti musicali. Cosa ti piace del suo suono? La produzione è semplicemente incredibile, con tutte queste fantastiche texture di synth e ritmi glitch. È davvero accattivante. Lezione 20. Innocente fino a prova contraria. Ehi Anna, hai sentito parlare della nuova politica di polizia che stanno cercando di attuare? No. Cosa sta succedendo con la polizia? Non ho visto molte notizie al riguardo ultimamente. A quanto pare, vogliono poter perquisire chiunque siano sospettati di un crimine, senza dover dimostrare la probabile causa. Questo è preoccupante. Il principio dell'innocenza fino a prova contraria non è una parte fondamentale del nostro sistema giudiziario? Esattamente. Questa politica è contraria a questo principio fondamentale. Sostanzialmente dicono che possono arrestare e perquisire chiunque vogliano, anche senza prove. Questo è un precedente pericoloso da creare. Apre la porta all'abuso di potere e viola le nostre libertà civili. Sono completamente d'accordo. La polizia dovrebbe dimostrare un ragionevole sospetto prima di poter perquisire qualcuno. Assolutamente. Questa politica, se attuata, costituirebbe una grave violazione e minerebbe i diritti dei cittadini.
Spero che ci sia abbastanza protesta pubblica per impedirne l'attuazione. Non possiamo lasciare che la polizia cominci a comportarsi come se tutti fossero criminali. Lezione 21. L'equilibrio globale del potere. Ehi Anna, hai seguito le notizie sulle tensioni geopolitiche ultimamente? Sì, è stato un po' preoccupante vedere come gli equilibri di potere sembrano cambiare a livello globale. Sicuramente. Fa un po' paura pensare a quanto possa essere fragile la stabilità globale, specialmente con la minaccia delle armi nucleari. Lo so, è un pensiero terrificante. Anche i paesi più piccoli possono ora avere la capacità di devastare il mondo. Questo è vero, un tempo solo le principali superpotenze avevano quel tipo di potere distruttivo. Esattamente. Ora sembra che qualsiasi nazione canaglia o gruppo terroristico possa potenzialmente causare danni catastrofici. Assolutamente. E le grandi potenze sembrano più disposte a mostrare i muscoli e a cercare di imporre la propria volontà agli altri. È una situazione davvero delicata. Abbiamo bisogno di una forte diplomazia e cooperazione per mantenere una parvenza di ordine globale. Sicuramente. L'alternativa è un mondo costantemente sull'orlo di un conflitto totale. Non è un futuro che voglio vedere. Lezione 22. Raggiungere gli obiettivi di carriera. Ehi Anna, volevo sapere la tua opinione sulle strategie di sviluppo della carriera. Oh, questo è un ottimo argomento. Sono sempre desideroso di discutere dei modi per eccellere nelle nostre carriere. Lo stesso qui. Mi sento un po' stabilizzato ultimamente e sto cercando di portare le mie prestazioni al livello successivo. Posso capirlo. Quali aree specifiche pensi di dover concentrarti sul miglioramento? Beh, sto lavorando per affinare le mie capacità di negoziazione, specialmente quando si tratta di aumenti e promozioni. Questo è davvero importante. Essere in grado di difendersi efficacemente è fondamentale per l'avanzamento di carriera. Esattamente. E ho anche cercato di migliorare l'uso di strumenti come Excel per semplificare il mio flusso di lavoro e aumentare la mia produttività. Excel è un programma così potente. Padroneggiarlo può essere un punto di svolta in tanti ruoli. Sicuramente. Credo che queste due aree, la negoziazione e le competenze tecniche, siano fondamentali per sbloccare nuove opportunità. Lezione 23. Spot pubblicitari sulla birra e squadre svedesi di bikini. Ehi Anna, hai visto la nuova pubblicità della birra con la squadra svedese di bikini? Era davvero qualcosa. Ciao John, sì l'ho visto. Quelle pubblicità sono sempre così esagerate, non credi? Sicuramente. Sanno davvero come attirare la tua attenzione. Anche se a volte mi chiedo se esagerano un po' troppo. Sono d'accordo anche se sono accattivanti, l'oggettivazione può essere un po' eccessiva. Pensi che siano efficaci nel vendere effettivamente la birra? Buon punto. Non sono sicuro che si traducano sempre in un aumento delle vendite. Probabilmente si tratta più di creare una certa immagine e appeal del marchio. Esattamente. Si tratta più del fattore intrattenimento e della generazione di entusiasmo che di convincere effettivamente le persone a comprare la birra.
Sì, è tutta una questione di spettacolo in questi giorni. Anche se devo ammetterlo, quelle donne in bikini sono piuttosto affascinanti. John, dovresti guardare il prodotto, non i modelli. Ma suppongo che un po' di piacere per gli occhi non danneggi la loro strategia di marketing. Ah, mi hai capito. Ma devi ammettere che è una tattica efficace, anche se un po' superficiale. Lezione 24. Segnare gol nell'hockey. Ehi Anna, hai visto la grande partita di hockey ieri sera? No, purtroppo mi è sfuggito. Com'è andata la partita? È stato un rompicapo. La partita si è conclusa negli ultimi secondi e il giocatore ha dovuto fare un tiro perfetto per segnare il gol della vittoria. Wow, sembra intenso. Cosa deve fare un giocatore per segnare un gol nell'hockey? Bene, per segnare, il giocatore deve sparare il disco nella rete della squadra avversaria. Ci vuole molta abilità e precisione per far passare il disco davanti al portiere. Capisco, quindi non si tratta solo di far cadere il disco sul ghiaccio, ma di far valere il colpo finale. Esattamente. La superficie ghiacciata è scivolosa, quindi il giocatore deve essere in grado di mantenere il controllo del disco e quindi effettuare il tiro perfetto. Ciò deve richiedere molta pratica e coordinamento. Capisco perché segnare un gol sia un momento così emozionante in una partita di hockey. Sicuramente. Quei gol all'ultimo secondo possono davvero cambiare le sorti dell'intera partita. La folla si scatena quando un giocatore riesce a trovare la parte posteriore della rete. Lezione 25. Il pendolarismo in bici in città. Mattina. Com'è andato al lavoro oggi? Ehi John, andava bene. Il mio giro in bici dura circa 20 minuti a tratta. Ah bello, incontri luoghi o situazioni interessanti durante il tuo tragitto in bici? Sicuramente. Succede sempre qualcosa in città. Proprio l'altro giorno ho visto un tipo andare in bici con un pappagallo domestico sulla spalla. Assolutamente no, è pazzesco. Scommetto che è stato uno spettacolo divertente da vedere durante il tuo giro. Lo era. A volte vedo anche persone che portano a spasso i loro cani o spingono passeggini sulle piste ciclabili. Molta attività al mattino. Scommetto che ti tiene allerta, dovendo aggirare tutti quegli ostacoli durante il tragitto giornaliero. Sì, ma in realtà mi piace l'energia di tutto questo. Mi tiene allerta e fa sì che il viaggio proceda velocemente. È un ottimo atteggiamento. Vado al lavoro in auto ed è sempre lo stesso noioso percorso ogni giorno. Il tuo tragitto in bici sembra molto più divertente. Lezione 26. Ritardi e inconvenienti dei voli. Ehi Anna, hai saputo che il nostro volo è stato nuovamente ritardato? Lo so, è così frustrante. Non posso credere che stia succedendo. Me ne parli. Questa è la terza volta che il nostro volo subisce un ritardo questo mese. Uffa, speravo davvero di arrivare a destinazione in tempo. Adesso resteremo bloccati in aeroporto per chissà quanto tempo. Sì, è un vero inconveniente. Anch'io non vedevo l'ora che partisse il nostro viaggio. Anch'io.
Almeno possiamo cercare di trarne il meglio e magari mangiare qualcosa mentre aspettiamo. Questo è vero, tanto vale trarne il massimo, visto che non abbiamo molta scelta in merito. Esattamente. È inutile agitarsi per questo. Queste cose succedono a volte con i viaggi aerei. Hai ragione, vorrei solo che le compagnie aeree facessero un lavoro migliore nel comunicare i ritardi e tenerci informati. Lezione 27. Vacanze al mare. Ciao Anna, hai trovato un costume da bagno per le nostre vacanze al mare? Buongiorno John. Sì, l'ho fatto. Ho trovato quello perfetto al centro commerciale lo scorso fine settimana. Fantastico, sono così entusiasta di andare in spiaggia. Hai programmato qualche attività divertente per noi? Sicuramente. Pensavo che potremmo fare snorkeling, costruire castelli di sabbia e fare un pranzo al sacco. Sembra incredibile. Non vedo l'ora di provare il pesce locale. Stai portando la tua macchina fotografica? Certo. Voglio immortalare tutte le bellezze. Forse vedremo anche dei delfini. Sarebbe incredibile. Spero che il tempo collabori e che ci sia un sacco di sole. Anch'io. Ho sentito che dovrebbe essere un clima da spiaggia perfetto per tutta la settimana. Meraviglioso. Questa vacanza sarà molto divertente. Lezione 28. The Thrill ride. Ehi Anna, hai sentito delle nuove montagne russe appena aperte al parco dei divertimenti? No, non l'ho fatto. Com'è? È incredibile. Il Big Loop è la mia parte preferita. La scarica di adrenalina è irreale. Wow, sembra incredibile. Adoro le montagne russe, ma non ci vado da anni. Dovresti assolutamente dare un'occhiata. È un punto di svolta totale. Devo vedere se riesco a inserirlo nel mio programma. Quando te ne vai di nuovo? Ho intenzione di andare questo fine settimana. Dovresti unirti a me, sarà fantastico. Mm, fammi vedere se riesco a cancellare la mia agenda. Sarebbe molto divertente. Ottimo, fammi sapere. Non vedo l'ora di condividere l'esperienza con te. Lezione 29. Pianificazione delle vacanze. Ehi Anna, hai già iniziato a pianificare le tue vacanze estive? Non proprio. Stiamo ancora cercando di capire i dettagli. Quando te ne vai? Non abbiamo ancora deciso, ma probabilmente ci andremo a luglio. Sarà molto divertente. Hai idea di dove stai andando? Stiamo pensando a un viaggio in auto, magari lungo la costa. Non abbiamo ancora deciso la destinazione. Sembra un'avventura. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo, ovunque andrai. Sì, non vediamo l'ora di andarcene e vedere posti nuovi. Bene, fammi sapere se hai bisogno di consigli una volta finalizzati i tuoi piani. Assolutamente sì, vi terrò informati.
Forse possiamo anche organizzare un viaggio insieme qualche volta. Lezione 30. La rivoluzione del gioco. Ehi Anna, hai visto le ultime notizie sull'industria dei giochi? No, cosa sta succedendo? La nuova tecnologia di realtà virtuale ha davvero rivoluzionato l'esperienza di gioco. Wow, posso solo immaginare quanto debba essere coinvolgente. Sta davvero portando le cose a un livello completamente nuovo. Sicuramente, ti senti come se fossi davvero all'interno del gioco. È un punto di svolta. Scommetto che deve essere incredibile. Non l'ho ancora provato, ma sono davvero curioso di provarlo. Dovresti assolutamente provarlo. È destinato a cambiare il modo in cui pensiamo ai giochi. Dovrò dare un'occhiata. Sembra molto divertente e una nuova tecnologia davvero entusiasmante. Assolutamente sì, è il futuro dei giochi. Non vedo l'ora di vedere cosa escogiteranno dopo. Lezione 31. La fine del terzo anno. Ehi Anna, hai sentito parlare delle modifiche al sistema educativo? No, cosa sta succedendo? Entro il 2023, il programma di grado 13 sarà completamente abbandonato. Wow, è un cambiamento significativo. Mi chiedo che impatto avrà sugli studenti. Bene, l'idea è di semplificare l'esperienza del liceo e portare gli studenti all'istruzione post-secondaria più velocemente. Capisco, quindi stanno cercando di ottimizzare il sistema. Potrebbe essere utile, ma immagino che ci vorrà qualche aggiustamento. Sicuramente, è un grande cambiamento. Ma la speranza è che porti a risultati migliori per gli studenti. Questo ha senso. Sarà interessante vedere come andrà a finire nei prossimi anni. Assolutamente sì, è uno sviluppo significativo nel panorama dell'istruzione. Lezione 32. Il brivido di una sfida. No, non l'ho fatto. Com'è? È incredibile. I percorsi a ostacoli e le pareti da arrampicata su roccia sono molto divertenti. Sembra davvero eccitante. Adoro le belle sfide fisiche. Esattamente, ne vale sicuramente la pena. Il senso di realizzazione è così gratificante. Posso immaginarlo. Deve essere un ottimo modo per sforzarti e vivere un'avventura. Assolutamente, è impegnativo ma davvero appagante. Dovresti venire con me lì qualche volta. Sai, è un'ottima idea. Mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo e far salire l'adrenalina. Fantastico, dovremo pianificare un viaggio. Ti garantisco che ti divertirai moltissimo. Lezione 33. Tassi di cambio. Ehi Anna, sai qual è il tasso di cambio attuale da USD a euro? No, non lo so. Fammi controllare online velocemente. Sembra che un dollaro statunitense sia pari a circa 91 centesimi di euro oggi.
Wow, il dollaro è piuttosto forte rispetto all'euro in questo momento. Questo è un bene per noi quando viaggiamo in Europa. Sì, rende tutto più accessibile. Tuttavia, il tasso di cambio può variare molto. È vero, dovremo tenerlo d'occhio se stiamo programmando un viaggio presto. Il cambio di valuta può davvero influire sul tuo budget. Sicuramente. È sempre intelligente controllare le tariffe prima di prenotare qualsiasi cosa. Non vuoi costi imprevisti. Esattamente. Sono lieto di averlo esaminato, è una buona informazione da avere, anche se non siamo in viaggio in questo momento. Assolutamente. Comprendere i tassi di cambio è molto importante, che tu stia viaggiando o meno. Influisce su così tante decisioni finanziarie. Hai ragione e ti ringrazio per averlo cercato per me. È utile rimanere informati sull'economia globale. Lezione 34. Stile personale. Ehi Anna, ho notato che hai indossato degli abiti davvero eleganti ultimamente. Il tuo stile personale è così stimolante. Oh, grazie John. Ho cercato di sperimentare di più con la moda e di trovare pezzi che riflettano la mia personalità. Si vede davvero. Il modo in cui metti insieme texture e colori diversi è così accattivante. Mi fa piacere che la pensi così. Trovo che la moda sia una grande forma di espressione personale. Può darti una nuova prospettiva. Sicuramente. I tuoi outfit mi danno sempre nuove idee su come affrontare il mio guardaroba. È così gentile da parte tua dirlo. Lo stile personale è così individuale, è bello che tu sia aperto a provare cose nuove. Assolutamente. Penso che avere una mentalità aperta sulla moda sia importante. Non esiste un approccio valido per tutti. Esattamente. Si tratta solo di trovare ciò che ti fa sentire sicuro e a tuo agio. Questo è il modo migliore per sviluppare il tuo stile unico. Beh, lo stai sicuramente facendo impazzire in quel reparto. Continua a sfoggiare quei look fantastici. Lezione 35. Fare la spesa. Ehi Anna, devo correre al supermercato. Ti serve qualcosa mentre sono lì? Oh, sarebbe fantastico. Stavo per andarmene da solo. Devo prendere delle verdure, magari delle carote, dei pomodori e dei broccoli. Perfetto, posso prenderli per te. C'è altro sulla tua lista? Mm, mi servirebbero anche alcune altre cose. Uova, pane e magari frutta come mele o banane. Ho capito, mi assicurerò di raccogliere tutto. C'è una marca o un tipo in particolare che preferisci per uno di questi articoli? Per il pane, mi piace quello integrale. E cerco di procurarmi prodotti biologici quando posso, ma vanno bene anche quelli normali. Ok, suona bene. Terrò d'occhio le opzioni più salutari. Posso prendere altro per te? Penso che copra l'essenziale. Grazie mille, John. Fammi sapere il totale e posso rimborsarti. Non c'è bisogno, sono felice di procurarteli. Consideralo un favore tra amici.